Ciao amici e amiche del segno della Vergine, benvenuti, io sono Angela e questo è Exoteric World, è così che mi trovate sui social. Questo è l'oroscopo lunare motivazionale che vi darà dei suggerimenti e vi aiuterà a trovare la spinta giusta per affrontare il periodo dal 15 al 29 luglio, dove troveremo la luna piena in Acquario. Vi ricordo che è una stesa generica, prendete solo ciò che vi risuona di più, se volete potete integrarla col vostro segno lunare. In descrizione trovate le recensioni dei mazzi usati e i link per acquistarli. Vi invito a iscrivervi e abbonarvi al mio canale per sostenere il mio lavoro. Vi ringrazio moltissimo se lo farete o l'avete già fatto. E adesso partiamo con la vostra lettura, andiamo ad accendere la luna. Prima di ascoltare gli oracoli, cerchiamo di capire a livello astrologico, in senso generico, che cosa aspettarci e quindi poi vedere come si riflettono queste energie proprio per voi della Vergine. A favore possiamo aspettarci maggiore indipendenza emotiva, ispirazione creativa, voglia di cambiamento, pianificare progetti a lungo termine, aprirsi alla fantasia, all'innovazione, alle idee originali, all'immaginazione, al pensiero libero, ed è un momento perfetto per collaborazioni e conoscenze anche nuove o persone diverse dal solito. Di contro dobbiamo fare attenzione alla solita routine che può diventare un po' troppo pesante, quindi creare momenti di tensione e di blocco a livello razionale, della spontaneità, ci può essere distacco, isolamento, freddezza emotiva. Queste sono le energie principali. Vediamo adesso per voi come si evolvono queste energie. Partiamo con l'osservatore delle stelle, che ha a che fare con i nostri desideri, con le nostre aspirazioni e l'ambizione che in qualche modo va alimentata. Quindi partiamo con questo periodo, quindi intorno al 15 luglio, dove c'è bisogno di una maggior spinta, oppure di pensare veramente ciò che si vuole, ciò che si desidera, perché visualizzare il nostro obiettivo, fare chiarezza, ci dà maggiore possibilità di ottenere risultati e di stare bene, di realizzarci, eccetera. E un'altra cosa che ci può aiutare a capire meglio questa carta è se c'è la presenza di uno schema negativo, un qualcosa che non funziona, in qualche modo deve essere sostituito. E in che modo? Fare piccoli passi, pian pianino, senza fretta, quindi di offrire sostegno, supporto a questa parte di noi che in qualche modo ha bisogno di essere guarita, di essere compresa, capita, proprio per far sì che una volta risolte alcune cose abbiamo anche maggior chiarezza di come vogliamo procedere. L'altro messaggio arriva dalla luna nera che ci parla di opportunità. Ci può essere un progresso, un miglioramento, cogliere delle opportunità per nuovi inizi. In realtà può esserci anche una seconda occasione, quindi qualcosa che noi ritenevamo perso oppure bloccato, fermo ormai da troppo tempo, ecco che ci potrebbe essere una nuova spinta, una nuova opportunità. L'importante è muoversi con coraggio, ma soprattutto con diciamo, velocemente, proprio per cogliere queste occasioni. La dea della luna porta un messaggio di protezione e guida, soprattutto divina. È vero che potrebbe essere qualcuno intorno a noi, però sapere che in qualche modo da lassù siamo protetti, allora ci può aiutare. Un altro messaggio è quello di seguire i nostri sogni, però dobbiamo comunque essere audaci e sapere che con il nostro impegno possiamo raggiungere qualsiasi cosa. Forse abbiamo anche bisogno
di tirar fuori il nostro potenziale, un lato nascosto, una capacità inespressa, quindi di sbloccare un attimino quelle che possono essere le nostre capacità. E adesso proseguiamo con l'oracolo dello sciamano. Vediamo quali altri suggerimenti troviamo. La danza degli spiriti. In questo caso il messaggio ha a che fare con l'esperienza, con la pratica e con l'azione, ed è quella che trasforma l'intenzione in realtà. Ecco perché sono saltate fuori alcune carte che indicano l'esplorazione, il tirare fuori le nostre capacità, di dedicarci attivamente a qualcosa, proprio perché è grazie diciamo, a queste cose che possiamo ottenere i nostri risultati. Quindi donarci senza aspettative, di essere comunque presenti a noi stessi, di vivere nel momento, senza preoccuparci del futuro, senza preoccuparci dell'obiettivo in sé per sé che vogliamo raggiungere, perché altrimenti rischiamo o di spaventarci o di bloccarci. Invece concentriamoci nel presente, passo dopo passo. L'altro messaggio arriva dalla rivelazione e in questo caso il suo messaggio è di condivisione, di apertura, di arricchimento, diciamo, non solo di noi stessi, forse abbiamo anche bisogno di quel tipo di condivisione che ci apre agli altri, che ci permette di non solo essere aiutati, ma di aiutare qualcuno che forse è in difficoltà. C'è quell'idea, quel concetto che magari bisogna creare dei legami che siano belli, positivi, intensi, sinceri, e quindi è un invito ad aprirsi, sia come vi dicevo all'inizio, abbiamo notato che questa luna può portare nuove conoscenze e collaborazioni, quindi ecco perché diciamo aprirsi, fare un gesto di aiuto e di sostegno nei confronti degli altri, ma altrimenti potrebbe essere anche comunque condivisione e apertura per dei bei momenti, oppure per essere aiutati, se ovviamente è il caso, che state cercando aiuto e sostegno. E poi infine abbiamo il giaguaro. Che cosa vuole dirvi? Questa carta ci parla di coraggio, di sicurezza, di muoversi, è vero, pian pianino in silenzio, proprio per andare ad esplorare, scusate, oltre i muri che ci bloccano, che ci imprigionano, quindi di uscire dalla routine. Abbiamo visto che anche questa potrebbe essere un'energia che ci intrappola, ci chiude, e allora ecco di superare i confini, di superare i limiti e portarci verso cose nuove, verso nuove avventure, di lasciare andare, magari anche di curare la nostra paura, i nostri dubbi. In pratica, con il giaguaro abbiamo bisogno di recuperare il nostro istinto. Si conclude qui la lettura, vi ringrazio per avermi seguita. Se volete, in alto a destra trovate il logo per iscrivervi al canale, mentre in basso trovate le schermate per vedere il vostro oroscopo mensile e quello settimanale. Alla prossima, vi auguro una buona luna. Ciao!